Benvenuti ragazzi sul mio canale, anche qui oggi io sono Federico e oggi vi spiegherò un metodo per generare un sistema di aspirazione con 4 oggetti che non hanno nulla a che vedere l'uno con l'altro, ma che sono facili da reperire, che bene o male chiunque di noi riesce ad avere facilmente. Utilizzeremo questi oggetti per aspirare liquidi che diversamente diventerebbe difficile aspirare da certi serbatoi. In questo caso io li tirerò via della benzina dal serbatoio di una moto che è lì ferma da un po' di tempo. Non ho voglia di smontare il serbatoio e fare lavori vari per arrivare a smontare i rubinetti, quindi rimanete qui ragazzi e iniziamo a vedere come fare questo sistema di aspirazione. Bene, per iniziare useremo un tubo con 11 mm di diametro. Questo è lungo 2 metri. Poi avremo bisogno di una tanica. Questa è una tanica da 20 litri. Sono più che sufficienti nel caso di una moto. Le moto hanno un serbatoio da 10, 15, 17 litri. Quindi va benissimo. Questa tanica la consiglio perché è già corredata di questo oggetto qua che è un imbuto per il travaso che si metterà sull'imboccatura e questo tappino qui che può essere utile per i nostri scopi, perché noi da qua infileremo un altro tubo per far sì che qua dentro si crei il vuoto. Un tappo di sughero che ha un diametro maggiore di quelli per il vino, quindi questo qua io lo consiglio un tappo da spumante. Questo tappo qui dentro l'imboccatura qui ci entra molto bene e sembra fatta apposta per la sua misura. Per ultimo, la cosa più importante, la nostra pompa. Questa qua si intravede 5,2 litri, voi potete usare quello che volete, comunque questa dimensione secondo me è la più centrata per il nostro utilizzo. Questa si trova dappertutto nei centri commerciali e nei centri sportivi di attrezzatura sportiva. Ha un tubo corrugato diametro 20 mm interno e noi qua sotto segno qua, questo qua è un riduttore che lo porta a circa 10 mm, quindi va bene per fare in modo che si adatti il corrugato al nostro tubo in gomma che abbiamo qui a sinistra. Poi la nostra pompa, cosa importante, deve avere questa imboccatura qui. Questo attacco qui, non per forza questo tipo di attacco, è importante che ci sia, è il punto dove viene creato il vuoto, qui aspiraria. Dall'altra parte speculare, adesso non si vede perché dall'altra parte c'è un altro attacco identico invece dove si soffia e quindi si va a creare insufflaggio, in questo caso per i canotti o per i gonfiabili. Quindi noi useremo la pompa al contrario rispetto a come si usa di solito. Qui aspireremo l'aria. Quindi questo è tutto quello che ci serve, andiamo a vedere come realizzare il nostro sistema aspiraliquidi. Incominciamo, scusate per la qualità dell'audio ma non ho un microfono perché mi diventa scomodo utilizzare un microfono attaccato allo smartphone mentre vi presenterò e vi farò vedere come si utilizzeranno questi oggetti, quindi se sentirete dell'eco scusatemi, però iniziamo. Mi metto per terra perché ho male alle ginocchia. Che cosa fornisce questa tanica di utile? Un ingresso, poi la tanica viene fornita con un imbuto per il travaso e ha un altro tappo, è esistente ma la plastica non è forata. Io andrò a fare un foro e per fare in modo che si generi il vuoto e venga aspirato del liquido io utilizzerò questo qua. Questo è un tubo di gomma di silicone, è lungo 2 metri ed ha un diametro interno da 8 mm, esterno 11, quindi circa 1 centimetro esterno, e ovviamente andremo ad utilizzarlo insieme a questo oggetto qui che è il bicchierino. Non lo forerò perché io non voglio rovinare la tanica, voglio cercare di mantenerla più sana possibile, cioè così come l'ho comprata, perché la utilizzerò anche per altri scopi. Questo lo appliccheremo qua sopra. Il tubo lo faremo entrare qui, ma il tubo ovviamente ha del gioco, quindi io devo creare un sistema di chiusura e ho trovato questo qua, ragazzi, è un tappo di sughero che io ho recuperato da delle bottiglie di spumante
e casualmente ho fatto le varie prove, entra esattamente, quindi con un po' di sforzo però lui entra. Farò un foro centrale con l'avvitatore, farò entrare questo tubo, lo spingerò all'interno in modo da avere la nostra chiusura stagna con il tubo che gli arriva dall'interno, che gli arriverà dentro. Applicherò un altro foro qui e farò entrare un altro tubo, un'altra parte di questo qua, perché questo lo dividerò in due. Qui io lascerò giusto un pezzettino, gli lascerò circa un raccordo di 15-20 cm. Questo lo farò arrivare qui e lo porterò fino sopra la moto. Dobbiamo generare però poi dopo il vuoto, e il vuoto lo dobbiamo fare con un sistema di aspirazione. Ecco qua ragazzi, questo è il sistema di aspirazione. Questa è una pompa che ho comprato tempo fa, ha una portata di 5 litri e 2 ogni pompata, quindi abbastanza, che ha un doppio sistema, ha un ingresso e un'uscita, quindi da un lato pompa, comprime l'aria all'interno di un gonfiabile, dall'altra parte invece aspira aria. Noi la utilizzeremo dalla parte di aspirazione, quindi andremo ad applicare il tubo della nostra pompa qui che genera il vuoto. Questa si gira e si innesta. Questa parte qui noi la andremo a collegare sul tubo che verrà fuori di qua. Noi andremo ad attaccare questo al nostro tubo, pompando genereremo il vuoto all'interno della tanica e l'aria e il vuoto che si genera all'interno della tanica attraverso l'altro ingresso sarà in grado di aspirare il liquido e quindi portare direttamente il liquido già nella nostra tanica senza fare travasi. In questa maniera non abbiamo bisogno di utilizzare vasi comunicanti, lo possiamo fare anche tranquillamente come sistema per qualcosa che è al di sotto come livello, come altezza alla nostra tanica. Quindi se dobbiamo aspirare qualcosa che ne so, che è sul fondo del motore, come può essere la coppa dell'olio, lì possiamo andare a utilizzare un tubo che andremo a mettere fino al fondo del nostro motore, se riusciremo a farlo arrivare al fondo, e noi utilizzando questo sistema da fuori creeremo del vuoto sufficiente per aspirare, succhiare via l'olio motore. Mi raccomando, quando fate queste cose qua, due cose: maneggiare benzina o liquidi infiammabili è molto pericoloso, non improvvisare se non sapete che cosa state facendo, e un'altra cosa, non disperdete nell'ambiente i liquidi che tirerete fuori dalle nostre automobili, perché sono altamente distruttivi e tossici per l'ecosistema, quindi andremo a creare un danno enorme. Quindi iniziamo a fare le varie modifiche, facciamo una prova e vediamo come si comporta. Iniziamo. Io oggi ho una punta, useremo una punta da 8 mm, un avvitatore che utilizzerò per effettuare il foro, il nostro tubo che andremo sia a tagliare che a innestare sul tappo di sughero, e ovviamente il tappo di sughero che adesso vado a prendere, che eccolo qua, lo metto qua in mezzo così si vede. Quindi questi sono gli strumenti con cui inizieremo a fare la nostra modifica, quindi andremo a fare i fori. Mi raccomando, questi strumenti qua, avvitatore, punte, sono molto pericolose. Partiamo prendendo l'avvitatore, gli innesteremo la nostra punta. Quindi la prima cosa da fare è tentare di innestare il nostro tubo, che è un po' duro, ma il risultato finale dovrà venire una cosa del genere. E continuiamo con il nostro lavoro. Ok, dovremmo esserci. Noi adesso dobbiamo fare in modo che questo tubo da qui dentro si succhi questo liquido, me lo faccia finire qui dentro, semplicemente tirando via l'aria con quella pompa lì. Quindi iniziamo l'esperimento. Madonna. Ok ragazzi, ho fatto anche tagliare il tubo, quindi l'ho accorciato
Con meno curve ovviamente c'è meno pressione da generare, meno depressione, e quindi la tanica adesso sta dritta, non va in sottovuoto e intanto si sta succhiando l'acqua. Tra l'altro qua adesso è caduta, però vuol dire che sta funzionando. Guardate qua adesso quanto ne ho riempita. Quindi adesso andrò a provarla con la benzina in moto e vediamo se funziona anche lì. Vi farò il video lì direttamente in garage.